bentornati sul canale di Uncinetto in un click per seguire il nuovo tutorial che è dedicato alla realizzazione di alcuni accessori. Si tratta delle coroncine che noi abbiamo utilizzato per fissare il velo di questi tre vestitini da sposa. La foto è presa dal post con cui abbiamo presentato i tre modellini sulla nostra pagina Facebook e è la stessa foto che voi potete trovare come copertina del video anteprima di maggio, in cui appunto sono anche presentati i vestitini. Comunque qua volevo un po' approfittarne anche per dirvi che abbiamo una pagina Facebook e anche una pagina Instagram su cui potete trovare un po' presentati tutti i nostri modellini che vi abbiamo proposto fino ad ora e non solo le tre spose. Comunque i link sia al video di anteprima che anche ai video per poter realizzare chiaramente oltre alle coroncine i vestiti da sposa ve li diamo nella descrizione di questo video tutorial. Ma veniamo all'occorrente per realizzare le coroncine che voi vedete di fronte. Allora, innanzitutto vi occorre l'uncinetto, io lavoro con la misura 2,5 e poi veramente pochissimo cotone, vedete, di quello che vi è avanzato per realizzare i vestitini. Ecco, questa è la coroncina abbinata al modello 1, questa al modello 2 e questa al modello 3 da sposa. Vi occorrerà anche un ago come questo con la cruna grossa per lana per dare un puntino alla coroncina del modello 2 e nient'altro. Quindi possiamo iniziare il nostro lavoro. Allora, procederei con ordine realizzando innanzitutto la coroncina abbinata al modello 1 vestito da sposa. Allora, poi chiaramente voi potete utilizzarla e abbinarla agli abiti e ai modelli che desiderate. Allora, si tratta, vedete, di una coroncina che ha una sorta di diadema qui di fronte. Allora, realizzarla è facilissimo, dobbiamo avviare innanzitutto il lavoro facendo il nostro cappietto in questo modo e mettendo su poi un totale di 29 catenelle. 1, 2, 3. Bene, io sono arrivata in fondo, ho fatto questa catenella di 29 maglie. Allora, adesso vado a terminare unendo prima e ultima maglia, quindi rientro con l'uncinetto nella prima maglia eseguita subito dopo il cappietto, in questo modo, e unisco questa maglia. Vedete, ho le due ausole della prima e dell'ultima maglia, le vado a unire con una maglia bassissima perché il resto del lavoro vado ad eseguirlo in tondo. Allora, riprendo in mano il nostro modellino di riferimento per vedere insieme che cosa andiamo a fare adesso. Allora, per realizzare questa coroncina basterà fare semplicemente 2 giri. Nel primo andiamo a realizzare la struttura principale. Come vedete c'è la parte della coroncina che è fatta di maglie basse, che sono 10 maglie basse per lato, e poi la parte centrale dedicata al diadema, che è praticamente costituito da una serie di maglie
che sono realizzate qui su un unico punto centrale rispetto a 4 catenelle per lato che sono lasciate libere. Quindi vediamo insieme come andare a realizzare questo giro. Allora, partiamo subito con la realizzazione di una delle bande laterali, quindi dobbiamo fare 10 maglie basse. La prima andiamo a sostituirla con 2 catenelle, entriamo nel secondo punto, lavoriamo la seconda maglia bassa e andiamo avanti così fino ad aver lavorato 10 maglie basse. Allora siamo a 3, 4 e andiamo avanti, ne facciamo un totale di 10. Allora, fatte queste 10 maglie basse, tiro su una catenella libera, salto 4 punti base, 1, 2, 3, 4, entro nel quinto e vado a fare qui una maglia alta. Scusate, ecco. Bene. Allora, in pratica, questo qui è il punto in cui io devo realizzare quello che ho chiamato diadema. Allora, per farlo, oltre alla maglia alta, io devo andare a lavorare questo insieme di maglie. Allora, una maglia alta l'ho fatta, vado a farne una seconda, quindi entro in questo punto, chiamiamolo il 15° dall'inizio del lavoro, ok? E vado a lavorare 2 maglie alte, poi una catenella libera, un'altra maglia alta, altra catenella libera, poi una maglia altissima, quindi carico 2 volte il filo sull'uncinetto, ho 4 asole e chiudo 1, 2, in 3 volte. Altra catenella. Allora, attenzione a questa catenella qui, ricordiamoci questo punto perché è quello su cui poi andiamo è il punto centrale del diadema su cui poi dovremo andare nel giro successivo a realizzare il pippiolino cosiddetto. Allora, altra maglia altissima dopo la catenella. Allora, in pratica, la catenella è il punto centrale. Adesso vado a ripetere esattamente tutto quello che ho fatto qui. Quindi, maglia altissima l'ho fatta, catenella e maglia alta. Poi, catenella ancora. 2 maglie alte, vi ricordate? Ecco, 1 e 2. Quindi i punti per fare il diadema sono finiti, termino con la maglia libera, dopodiché vado a contare 1, 2, 3, 4 punti base che devo saltare, rientro nel quinto e lavoro maglia bassa e questa praticamente è la prima delle ultime 10 maglie basse che devo andare a lavorare. Quindi vado avanti così, seconda, terza. In pratica arriverò alla fine del giro e quando arrivo qui unisco
prima e ultima maglia bassa del giro con maglia bassissima. Bene, fatto questo, per completare la coroncina manca un giro soltanto, che è un giro di maglie bassissime. Allora, intanto tiro su il mio lavoro di una catenella e avrò fatto la mia prima maglia bassissima. Tutte le altre vado a farle in costa dietro, cioè ve l'ho già spiegato in altri tutorial, lo ripeto anche in questo caso. Lavorare in costa dietro significa andare a prendere, vedete, se queste sono le coppie di punti di ciascuna maglia base, io devo andare a prendere solo quello dietro, quindi infilo l'uncinetto solo nel punto dietro e vado ad eseguire la mia seconda maglia bassa, la terza. Allora andrò avanti così fino a aver lavorato i primi 10 punti base, quindi 10 maglie bassissime. Avrò quindi lavorato con queste 10 maglie bassissime la fascia laterale della coroncina. Adesso vi ricordate, i prossimi due punti sono quello della catenella libera e quello della prima maglia alta con cui abbiamo iniziato il diadema. Allora, questi due punti li saltiamo e andiamo invece a lavorare in costa dietro direttamente il punto della seconda maglia alta. Lavoriamo poi quello della catenella successiva, quello della maglia alta, quello della catenella, sempre maglie bassissime costa dietro, quello della maglia altissima e infine arriviamo sul punto che vi avevo detto, il punto centrale del diadema, dove in questo caso io non faccio soltanto la maglia bassissima ma anche il pipiolino. Allora, se non sapete farlo, è semplicissimo da fare questo cerchiolino decorativo. Allora, si fanno praticamente 4 catenelle, 3, 4, dopodiché con una maglia bassissima, vedete, si rientra nella prima e con una maglia bassissima si chiude tutto. Ed ecco fatto questo cerchietto. Allora il lavoro adesso prosegue facendo al contrario esattamente quello che abbiamo fatto fino a qui, quindi proseguiamo a lavorare maglie bassissime in rilievo fino al primo, a questo punto qua, il penultimo del diadema, quindi questa maglia alta, saltiamo la seconda maglia alta e la catenella e poi entriamo direttamente nella maglia bassissima e lavoriamo sempre in costa dietro e sempre con maglie bassissime anche la seconda fascia della coroncina. Ok, quindi adesso si tratta, vedete, di rientrare. Questo qui è il punto che sta sulla maglia altissima, quindi catenella. Ecco, si possono anche contare in questo modo mentalmente. Maglia alta, catenella, maglia alta e sono arrivata sul punto. Salto 1 e 2 e vado 1 e 2 che erano rispettivamente maglia alta e catenella libera e vado a lavorare le mie ultime 10 maglie e poi unisco primo e ultimo punto con un'altra maglia bassissima. Ecco,
Ecco, vedete così io ho concluso, non mi resta altro che tagliare il filo e chiudere il lavoro. Allora, fatto questo, poi posso legare insieme il filo di inizio e chiusura del lavoro ed eliminare le eccedenze e abbiamo così realizzato, vedete, una coroncina assolutamente identica al nostro modellino di riferimento. Ecco, ho preso poi la coroncina che abbiamo utilizzato per presentarvi gli abiti da sposa per farvi vedere che poi una volta fatta questa coroncina potete usarla per fissare il velo qualunque esso sia. Allora basta praticamente un po' di ago e filo, lo arricciate e lo andate a fissare sul rovescio, ok? Mettete la coroncina in questo modo e andate a fissarlo qui con ago e filo. Il risultato finale potrebbe essere questo. Io trovo che sia molto bello l'effetto quando praticamente fissate il velo in poche maglie proprio nella parte posteriore della fascetta. Bene, passiamo adesso alla realizzazione della seconda fascetta, quella che noi abbiamo abbinato al modello 2 abito da sposa. Allora, per realizzarla, dopo aver fatto il solito cappietto, dobbiamo mettere su un totale di 32 catenelle. Allora, fatta questa base, vediamo come proseguiamo. Anche in questo caso si tratta di fare 2 giri. In pratica sono 2 giri in cui andremo a lavorare la catenella sopra e sotto con maglie bassissime. Maglie bassissime in tutti i punti, eccetto il 22esimo rispetto al giro 1 di partenza, in cui praticamente andiamo a realizzare una serie di petali fatti con delle catenelle. Quindi è veramente un lavoro semplicissimo. Allora, vi dicevo che dobbiamo andare a lavorare i primi 21 punti base come maglie bassissime, quindi tiro su di una catenella e avrò lavorato il mio primo punto, entro nel secondo e vado a fare maglie bassissime, ecco qui, per un totale di 21. Bene, entro anche nel 22esimo punto con una maglia bassissima, soltanto che qua poi devo andare a fare i primi 3 petali. Come faccio i 3 petali? Allora, per il primo tiro su 4 catenelle, 3, 4, e poi mi rimetto nel punto iniziale e chiudo con maglia bassissima. Ecco, in questo modo. E ho fatto il primo. Il secondo lo faccio di 6 catenelle, un po' più lungo, 2, scusatemi, 3, 4, 5 e 6. Stessa cosa di prima, entro sempre nel punto di partenza e chiudo con maglia bassissima e ho fatto il secondo petalo e il terzo uguale al primo. 1, 2, 3 e 4 catenelle, poi si rientra nel punto e si chiude con la maglia bassissima. Fatto ciò, restano da lavorare 10 punti base e torniamo a lavorarli uno per uno con maglie bassissime. 2, 3 e arriviamo in fondo.
Allora, quando saremo arrivati a questo punto, abbiamo fatto esattamente metà del lavoro. Allora, adesso dobbiamo andare a fare l'altra metà lavorando da questa parte qui della catenella iniziale. Quindi ci possiamo portare dall'altra parte in vari modi, per esempio, ecco, rientrando di nuovo nel lavoro con una maglia bassissima, poi tirando su di una catenella e entrando nel primo punto. Ecco, in questo modo, poi faccio la mia prima maglia bassissima, entro anche nel secondo, ecco qui i punti sono un po' più duri perché li abbiamo già lavorati con il giro 1. Ad ogni modo si tratta di lavorarli tutti fino ad arrivare di nuovo qua al punto. Allora vi spiego il lavoro da fare così poi. Allora adesso si tratta di fare tutti quanti i punti prendendo semplicemente questo dietro che ancora non è stato lavorato, vedete dei punti base, in questo modo. Anche in questo caso, se volete, si tratta di fare un lavoro in costa dietro, ok? Allora, quando poi arrivate a questa asolina qui, fate esattamente i 3 petali come fatti nel primo giro, quindi il primo di 4 catenelle, il secondo di 6, il terzo di 4 catenelle, poi andate avanti lavorando anche, vi ricordate, questi 21 punti con maglie bassissime, poi potete chiudere il lavoro e ci troviamo a quel punto lì. Ecco, io volevo semplicemente ricordarvi che quando arrivate nel punto, cioè nell'asola, dovete entrare con maglia bassissima e poi fare i petali. Ok? 3, 4 e faccio il mio primo petalo e vado avanti. Allora, ecco qui lavorata per l'intera lunghezza la coroncina, adesso non mi resta altro che chiudere il lavoro e tagliare il filo. Allora tenetelo un pochino più lungo per montarlo poi sul lago e cucire le 2 estremità della coroncina. Ecco, vedete, così ho fissato il filo sul lago e adesso devo dare proprio 2 puntini qua per unire le 2 estremità sul rovescio. Davvero bastano un paio di puntini. Bene, ecco qui, fatte le cuciture, tagliati i fili in eccesso, abbiamo la coroncina esattamente identica al nostro modellino di riferimento. Anche in questo caso pronta per essere utilizzata per fissare un velo, per esempio, ecco, oppure anche da sola come preferite. Allora, questo è la coroncina che avevamo usato per la presentazione dei vestitini. Come vedete abbiamo usato in questo caso un velo corto, secondo me è molto più adatto questo velo corto, basta fissare come al solito sul rovescio del lavoro, ecco, il velo in maniera tale, vedete, da iniziare quasi vicino questo fiore che deve comunque rimanere di lato sulla testa della bambola e poi, ecco, vedete, cucire fino insomma ad avere questo effetto qua, a lasciare, questo è il frontale, il fiore di lato. Ok? Bene, concludiamo
il tutorial di oggi con un'ultima coroncina, quella abbinata al modello 3 del vestito da sposa, e che è questa coroncina, diciamo così, quella più classica, proprio da re, direi, con le punte, ecco, per intenderci, che come vedrete è la coroncina più semplice di tutte da realizzare. Allora, in questo caso, dopo il cappietto, mettiamo su una catenella di 28. Quindi 3, andiamo avanti fino a fare 28 catenelle. Fatte queste catenelle, unisco prima e ultima maglia con maglia bassissima. Quindi, come vi facevo vedere prima con la prima coroncina che abbiamo fatto, rientro nel primo punto e chiudo con maglia bassissima. Allora, per fare la coroncina, questo il nostro modellino di riferimento, dobbiamo fare 2 giri. Un giro in tondo di maglie bassissime, 28 maglie bassissime, cioè scusate, maglie basse volevo dire, 28 maglie basse, che sono questo giro qua, la parte di base della coroncina, e poi un altro giro, il secondo, in cui andiamo a realizzare le punte con questi pippiolini su ciascuna punta. Allora dicevamo, primo giro di maglie basse, tiro su il lavoro di 2 catenelle, ho fatto la prima, entro nel secondo punto, faccio la seconda maglia bassa, fatta la seconda, faccio la terza, vado avanti così fino a completare il giro e unisco prima e ultima maglia con maglia bassissima. Allora, abbiamo così concluso il primo giro di maglie basse. Allora, per proseguire dobbiamo fare un altro giro che in pratica è costituito semplicemente da catenelle. Allora, dobbiamo andare in particolar modo a realizzare queste punte, ciascuna delle quali comprende, ecco, scusate, allora 2 catenelle per questa parte, diciamo così, del triangolo, il pippiolino, vi ricordate da prima, 4 catenelle, si entra nella prima e si chiude con maglia bassissima, altre 2 catenelle e poi ci si appoggia di nuovo, si ritorna alla base dopo aver saltato 3 catenelle e si rientra con maglia bassissima e si ripete così fino ad esaurimento giro. E poi la coroncina è fatta. Quindi lavoriamo insieme seguendo le istruzioni che vi ho appena dato. Quindi 2 catenelle per iniziare, 1, 2, 3 e 4 per fare il primo pippiolino. Rientriamo qua nella quarta, chiudiamo con maglia bassissima, cioè uniamo, altre 2 catenelle, si contano, vi dicevo, 3 punti base, 1, 2, 3 e si rientra, attenzione, si rientra in costa dietro nel quarto punto lavorando una maglia bassissima in costa dietro, mi raccomando, perché in pratica lavorare in costa dietro dà l'opportunità, vedete, di dare questa forma alla fascetta. Ok? Allora facciamo un'altra punta insieme. Allora abbiamo detto 2 catenelle, poi altre 4, 1, 2, 3, 4. Per fare il pippiolino rientriamo nel primo di questi 4 punti e realizziamo la nostra maglia bassissima, poi altre 2 catenelle per completare la punta, dopodiché
si contano 1, 2, 3 punti base e si rientra nel quarto, incosta dietro, lavorando una maglia bassissima. Allora, fate così fino a completamento giro. In pratica, l'ultima cioè le 2 catenelle, la serie di 2 catenelle, le andate a chiudere qui, sull'ultimo punto, ok? E poi il lavoro è terminato. Ho realizzato tutte le punte e adesso posso tagliare il filo, ecco, chiudere il lavoro unendo come al solito sul rovescio i 2 fili, quello di inizio e chiusura del lavoro, con un nodino, eliminando poi le eccedenze. Bene, abbiamo quindi realizzato anche la nostra terza coroncina in maniera del tutto analoga al modellino di riferimento, e anche in questo caso allora il lavoro è pronto per essere magari terminato con il velo. Allora qui noi, vedete, avevamo attaccato un velo lungo, anche in questo caso sempre sul rovescio del lavoro, nella parte dietro. Ecco, avevamo praticamente utilizzato questa parte qua, arricciato un po' il velo e fissato con ago e filo il velo da questa parte. Anche questa è una coroncina che secondo me si presta molto bene per fissare il velo soltanto nella parte posteriore. Bene, il nostro tutorial è terminato qui. Vi invito ad iscrivervi sul nostro canale, continuare a seguirci anche sulle nostre pagine Facebook e Instagram. A presto!